Ciao amici e amiche del segno del leone, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 18 febbraio al 3 marzo, dove troveremo la luna piena in Vergine. Vi ricordo che è una stessa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo prima di tutto a accendere la luce, scusate, e vediamo dal punto di vista astrologico che cosa aspettarvi. Quindi subito dopo la luna nuova del 17 in Acquario troveremo un periodo che ci porterà verso la luna piena in Vergine, dove possiamo fare ordine poi è dentro di noi, un momento per impegnarsi sapendo di ottenere ottimi risultati, soprattutto utilizzando prudenza, efficienza, avendo un approccio pragmatico. Poi è un ottimo periodo anche per eliminare il superfluo, per concentrarsi solo sulle cose più importanti e cogliere delle opportunità, anche delle nuove opportunità riguardo principalmente le cose pratiche, il lavoro, carriera, eccetera. Di contro dobbiamo fare attenzione all'irritabilità, al desiderio ossessivo di perfezione. Dobbiamo ricordare che questo è un periodo dove le persone possono diventare un po' più critiche, sospettose, pignoli, esigenti e quindi a causa di questo esserci delle incomprensioni, delle tensioni e delle discussioni. E adesso andiamo a vedere il vostro primo oracolo. Con la magia della luna troviamo l'epre della luna, quindi questo primo messaggio ci parla un po' del momento presente in analisi, cioè andiamo a parlare intorno al 18 febbraio. Cosa vuole dirvi effettivamente questa carta? Che ci parla di rinnovamento, di un qualcosa che si muove in un modo abbastanza veloce, rinnovamento, rinascita, però alcune cose sono molto positive perché ci sarà proprio fertilità creativa per nuove idee e progetti. Ci sono anche degli improvvisi cambi di programma da gestire e quindi consiglio, quando escono queste energie molto veloci, di prepararsi a seguire la corrente, il flusso, a organizzarsi a puntino, magari prepararsi sempre un piano B di riserva per possibili imprevisti. Alcuni possono essere positivi, altri un po' meno, quindi per questo meglio prepararsi. E poi anche per i creativi o comunque per la creatività in genere, a volte c'è bisogno di creatività anche nelle piccole cose quotidiane, questa vi porterà occasioni vantaggiose e quindi poter sistemare subito, immediatamente qualcosa e anche qualcosa di positivo che arriva. Quindi partiamo subito benissimo, a bomba direi, con queste energie, vediamo come proseguiamo. Allora, un'altra indicazione arriva dalla danzatrice della luna, perfetta proprio per cogliere qualche momento, per fare qualcosa che vi piace, anche per festeggiare, brindare un qualcosa. Quindi, cosa vuole dirci? Che effettivamente ci sarà un ottenimento, un risultato, anzi ha un messaggio un po' più profondo riguardo questa cosa, nel senso che noi dobbiamo metterci in condizione di gratitudine, quindi di festeggiare anche le più piccole cose, perché questa porta un'energia positiva e quindi condividere un momento felice, di condividere anche se c'è un momento no, nel senso perché magari c'è bisogno di sfogarsi, di aprirsi, di togliere via in qualche modo qualcosa che offusca la nostra luce, la nostra stessa energia, quindi di dare spazio a noi o di prendersi del tempo per fare qualcosa di importante. E questo è il momento giusto. L'altro messaggio arriva dalla luna
dell'unicorno. In questo caso è un bellissimo messaggio di fiducia, di speranza, anche di una fase o di un momento di più calma, di più serenità. Invece per altri aspetti, nelle questioni pratiche o anche per quanto riguarda noi stessi, ci consiglia di crederci davvero nelle cose, di aver fede, nel proprio potere, di avere anche comunque un approccio delicato e dolce, anziché aggressivo o troppo veloce e frettoloso. Quindi più delicato è e più riuscirete ad ottenere qualsiasi cosa. Ricordatevi che tutto è possibile e quindi, c'è anche la possibilità di avvicinarsi all'obiettivo, anche quello un po' più complesso da ottenere, quello più lungo, quello dove c'è bisogno proprio di tempo. Lentamente sì, ma con cautela, diciamo sapendo che è lì ad aspettarvi e lo raggiungerete. Magari con i suggerimenti di questa carta, c'è anche la possibilità di attirare energie comunque positive tramite la meditazione oppure utilizzare dei cristalli, magari proprio in base al vostro segno oppure in base a quello che, vi può servire in questo periodo, ad esempio l'occhio di tigre per determinazione, coraggio, magari un diaspro rosso o per qualche ferita, tipo del cuore, delle proprie emozioni su come gestirle, il quarzo rosa, eccetera. E adesso partiamo con la seconda parte, con i suggerimenti dell'oracolo dello sciamano. Allora, andiamo a vedere il primo messaggio, arriva dalla carta Amato. L'amato non ha a che fare solo con una persona nello specifico, ma che cosa si ama in senso generico. Quindi è vero, può aver riferimento verso una relazione, verso la persona amata o una persona che vogliamo bene, e allora quindi occuparci del legame come unione profonda che rispetta l'un l'altro. Non solo, però quindi può aumentare il romanticismo, può esserci un qualcosa di coinvolgente in questo ambito. Per quanto riguarda l'amore in senso lato a 360 gradi, può esserci qualcosa di forte connessione, di emozioni anche molto forti che si possono accendere verso un proposito, un desiderio, un sogno da realizzare, un obiettivo, quindi anche cose pratiche tipo lavoro, può essere anche un hobby, un qualcosa che volete fare. Vediamo adesso. L'altro messaggio arriva dal il mago della pioggia. Molto interessante questo perché parla del manifestare in modo consapevole, quindi di agire, costruendo qualcosa o comunque per il bene vostro, quindi di, agire anche in modo creativo, l'abbiamo visto dalle carte precedenti. Parla tanto del nostro potere personale che deve essere utilizzato, però bisogna avere consapevolezza profonda di se stessi, del proprio ruolo, di, accettare, cioè riconoscere il valore di ciò che c'è, che abbiamo a disposizione, ma soprattutto di ciò che siamo. Quindi qui parla proprio di profonda connessione a noi stessi e al nostro potere e come utilizzarlo. Probabilmente se è uscita vuol dire che voi lo avete e lo potete sfruttare al massimo, e il concilio ci dà un indizio in più, nel senso che forse c'è qualcuno che può aiutarci a risvegliarlo, c'è qualcuno che può sostenerci o darci proprio una mano concreta in alcune cose. C'è bisogno proprio di aprirsi, di espandere, di connettersi, di collaborare, di comunicare i vostri desideri. Quindi questa massima apertura creerà proprio, spazi di confronto, di armonia, di studio, di osservazione e quindi anche di poter liberare finalmente il vostro percorso da ingombri, da ostacoli. Ovviamente serve coraggio, coraggio, ricordatevi che si scopre
camminando, andando avanti, quindi non stando fermi magari sulle proprie posizioni o su alcune situazioni che ormai magari non hanno più da dirvi o da darvi. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna. Ciao!